Se non conoscevate i romanzi e la serie televisiva di The Expanse, ecco di che si tratta. Una fantascienza in cui bisogna dimenticarsi di prescelti, spade laser, grandi eroi o il power scale più grimdark. Ed ecco che arriva da All Cat Games The Expanse Osiris Reborn. Ma sarà davvero il successore spirituale del celebre Mass Effect che tutti noi stavamo aspettando? Scopriamolo insieme. Ben ritrovati, io sono Tiranno Matto. Oggi in partnership con la All Cat Games vi presento l'anteprima esclusiva italiana alla beta di questo gioco in arrivo nel 2027. Ebbene sì, sono portatore di una buona notizia che farà saltare sulla sedia tutta la community italiana. Sappiamo quanto sia difficile godersi appieno questi giochi di ruolo densi di testi se non si mastica bene l'inglese. Per fortuna che esiste il gruppo Language Pack Italia, con i quali vi possiamo già confermare che lavoreremo alla localizzazione del gioco completo. E con il playtest beta già rilasceremo di dominio pubblico il file di localizzazione italiana. E se siete interessati a partecipare direttamente alla beta, trovate in descrizione sia dove comprarla sia la traduzione amatoriale. Dunque, come al solito, vi racconto di che si tratta dritto al sodo. La beta che mi è stata fornita come playtest riguarda solo una missione, nemmeno nel prologo introduttivo, e non potremo personalizzare ancora, contrariamente alla versione finale, i nostri protagonisti, che saranno i gemelli, detti Gemini giustamente. Il loro è un nome in codice all'interno della loro compagnia di sicurezza mercenaria. Ogni origine avrà un albero delle abilità proprio, così come ogni classe. Avevo a disposizione l'hacker e l'ufficiale da provare, o cinturiano o terrestre. Appunto, l'umanità ha tre provenienze molto differenti nella lore e nelle caratteristiche all'interno dell'universo di The Expanse. Noi siamo i terrestri, ma esistono anche gli umani di Marte e i cinturiani, che sono fisicamente anche differenti, dovendo vivere sempre a gravità zero. A tal proposito, uno degli elementi cardine su cui All Cat sta puntando è proprio la verosimiglianza dei combattimenti a seconda della gravità della stazione, dell'assenza nello spazio o dei vari pianeti in cui finiremo probabilmente. Dico probabilmente perché appunto la beta riguarda soltanto una missione in medias res. Non voglio farvi troppi spoiler e vi rimando per il gameplay completo alla live di questa sera 22 aprile in cui lo giocheremo insieme. Però intanto ho già finito l'esperienza della beta e vi posso dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ci sono tutti gli elementi cardine per far sì che diventi un erede solido della saga Mass Effect, per quanto nell'ambientazione propria e con lo stile All Cat. Abbiamo dialoghi complessi, le nostre scelte vanno a influenzare lo sviluppo della storia e delle missioni, rendendo ancora più vivo e reattivo l'enorme mondo di gioco che si prospetta all'interno di questa avventura RPG. Ed infatti saranno presenti forti elementi dal game design dei giochi di ruolo, quindi non è completamente uno shooter in terza persona, anche perché all'interno dei combattimenti avremo a disposizione la pausa tattica, che non è in realtà una pausa del gioco ma è un rallentamento del tempo per permettere al nostro personaggio e ai membri della squadra di utilizzare delle abilità. Avremo a disposizione 3 rami di abilità da combattimento, più 2 a seconda della nostra classe che dipendono dalla vita civile e che quindi non utilizzeremo in combattimento per sé. Durante la nostra esplorazione potremo trovare un insieme di armi differenti, con varie categorie, vari modelli, tipi di danni, tipi di caricatori. Potremo anche trovare dei modificatori, non solo per le nostre armi, ma anche per i nostri gadget, degli strumenti che ci permettono di utilizzare delle abilità specifiche differenti dalle armi da tiro. E sono citate anche le armi corpo a corpo, che
i nemici, ho visto, possono utilizzare in maniera anche molto classica, come per esempio manganelli e scudi energetici, per non parlare della presenza già mostrata e annunciata di droni da combattimento, oltre che di torrette e altre cose. Insomma, c'è tutto il pacchetto completo del classico shooter, ma anche gioco di ruolo fantascientifico. Ci sono veramente tantissime combo che non ho neanche potuto sperimentare, dato che un grande difetto di questa beta è che dura veramente troppo poco. La storia è avvincente, non ve la voglio rovinare, ma di base racconta le nostre peripezie nel cercare di eludere la sicurezza di una grande megacorp che ci sta cercando, la Protogen. Tale alone di mistero sulle motivazioni della Protogen e tutti gli eventi accaduti sulla stazione Eros presentano un gancio narrativo veramente molto potente, un grande classico tra l'altro della All Cat Games per quanto riguarda le alfa, le beta e gli accessi anticipati ai loro titoli. A livello puramente tecnico il gioco è strutturato su Unreal Engine 5 nella sua ultima versione, con tutti i suoi pregi e difetti, ma devo essere sincero, ho incontrato praticamente zero bug e problemi, ogni tanto qualche texture clippata, ma molto sottile, nulla di eclatante, e devo ammetterlo, mi ha stupito parecchio, perché gli sviluppatori arrivano da un contesto di classico RPG isometrico e vedere questa evoluzione di game design è un salto nel vuoto, il quale però mi ha lasciato appunto piacevolmente sorpreso per la qualità di quanto ci è stato permesso giocare finora. Nel gioco finale avremo la possibilità di esplorare il sistema solare a bordo della nostra nave, accogliendo una serie di personaggi compagni, tutti molto caratterizzati con doppiatori d'eccellenza e che già mi incuriosiscono parecchio. Tra le loro missioni personali, la possibilità di avere delle romance, delle relazioni anche non puramente sessuali ma platoniche con i membri della nostra squadra, mi porta indietro tantissimo nel tempo, appunto a Mass Effect. Non riesco a non fare questo paragone perché di base non aspettatevi un gioco alla Starfield, ma qualcosa di molto più profondo, meno dispersivo nell'esplorazione, e per quanto avremo a disposizione tante strade per arrivare al finale, sarà comunque un railroad, saremo su una narrativa precostituita, un'avventura molto più classica, dove però un minimo di spazio l'esplorazione lo conserverà, ma non come elemento cardine dell'esperienza. Il connubio fra lo sparatutto e il gioco di ruolo è sicuramente molto interessante, ma è anche molto presto per arrivare a delle vere conclusioni. Non vedete questo sguardo matto come un video recensione, un'esperienza. Di per sé non riesce nemmeno ad essere una prima impressione perché siamo veramente agli inizi. Infatti io consiglio alla maggior parte di voi di guardare l'evoluzione di questo titolo da debita distanza e consiglio soltanto agli amanti dell'universo e i veri supporter di questo progetto di andare giù in descrizione e controllare sul sito ufficiale i vari pacchetti per avere accesso alla beta. Da giocatore non mi stancherò mai di ripetere che bisogna sempre stare molto attenti quando si spendono i propri soldi in questo hobby. E non temete, se non conoscete l'ambientazione troverete all'interno del gioco tantissimo contesto che è stato localizzato in italiano grazie alla collaborazione con Language Pack Italia, che non utilizza alcuno strumento IA ma un glossario ben strutturato e programmato. Certo, questa beta è soltanto una missione, la quantità di testi da tradurre era veramente ridotta in questo caso, ma è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo con Language Pack Italia per portare nella scena di All Cat Games localizzazioni di alta qualità. Ormai da tanti mesi mi sto impegnando in prima linea su collaborazioni tridirezionali con diversi publisher e sviluppatori, non soltanto con la All Cat, cercando di dimostrare il valore del mercato italiano e l'importanza della localizzazione perlomeno dei testi, se non del doppiaggio completo, che è molto più costoso. L'enorme sforzo sul quale mi sto concentrando non è atto al primato italiano, al mettere una bandierina e dire con arroganza: ehi, guardatemi, sono il più grande e grosso in Italia. Io credo fermamente nel contribuire, nel portare un valore aggiunto e nel dare piuttosto che ricevere, cosa che molto spesso ci si dimentica facendo i content creators. Io ho
rispetto per l'intelligenza e il tempo del mio pubblico. E non posso che ringraziarvi ancora una volta per aver cliccato sul teschio del tiranno e aver scelto di rimanere con me fino alla fine. Spero che tutte queste informazioni su The Expanse, Osiris Reborn, vi possano tornare utili per valutare se continuare a prestare attenzione a questo titolo e ai suoi sviluppi. E se invece avete già a disposizione la beta, spero che apprezzerete il lavoro che abbiamo fatto con LPI per localizzarlo in italiano il prima possibile. Ciò detto, anche oggi questo è quanto. Tirannomatto out e alla prossima!